Bene amici, siamo sempre qui al Salone Nautico di Genova e mi trovo davanti a una delle novità presentate in questa fiera. Parliamo della Saver 330 Walkaround, una barca di 33 piedi ma natante, con una lunghezza di galleggiamento di 9,98 m e una larghezza di 3 metri. Adesso noi ci avviciniamo e ci apprestiamo a fare la nostra classica passeggiata a bordo e scopriamo com'è fatta. Dunque, a poppa troviamo due plancette che sono simmetriche e bilaterali da entrambi i lati, con al centro lo scavo per poter alloggiare i motori. Motorizzazione che può arrivare fino ad una doppia da 400 cavalli, quindi è una combinazione che consente di raggiungere anche grandi prestazioni. Abbiamo a poppa in dinette, l'accesso è sul lato di dritta, con un grande divanetto a L e un tavolo che può essere regolabile sia in altezza che può essere rimosso. Vedete, i piedi sono removibili o sostituibili, quindi in questo caso basta scegliere solo l'altezza e possiamo sia utilizzarlo in versione tavolino che in versione prendisole, oppure rimuoverlo ed avere un pozzetto davvero grande. Guardate qui che larghezza, i 3 metri di larghezza si vedono tutti ed è molto spazioso e comodo passeggiare qui a bordo. Invece alle spalle della seduta c'è la cucina esterna. In questo caso manca il piano cottura perché ogni utente può scegliere se utilizzare un piano cottura a induzione, un fornello tradizionale o anche una piastra grill. Qui in basso ci sono alcuni ripiani, ma è possibile anche installare un frigorifero da quest'altro lato. La seduta della console è molto larga, comoda per 2 persone e possiamo utilizzarla sia in versione tradizionale sia in versione poggiarini con il bolster sollevato. Io preferisco quest'altra soluzione perché grazie al gradino che abbiamo in basso è molto comodo stare al timone della barca. Il parabrezza ci protegge molto bene dalle intemperie e la plancia ci consente di avere tutto sotto controllo. In questo caso non c'è nulla perché non ci sono i motori ed è totalmente personalizzabile. Ci sono gli Zipwake che consentono quindi un controllo ottimale dell'assetto della barca e quindi non dobbiamo preoccuparci dove si trovano le persone a bordo come distribuzione dei pesi. Il timone centrale e qui abbiamo tutti i bottoni on-off. A prua si può passare da un lato o dall'altro. Dal lato di sinistra c'è un gradino molto più ampio e quindi lo seguiamo perché è più agevole passare a prua. Molto pratico anche la maniglia che segue il profilo in acciaio del parabrezza, ma all'occorrenza c'è sia la battaiola che ci dà un ottimo supporto, ci protegge anche, vedete, arriva fino al ginocchio, ma volendo abbiamo in questo caso, con questa versione opzionale, il T-top che ci dà ovviamente una protezione totale di tutta l'area del pozzetto, oltre a offrire l'ombra in combinazione con la tenda che vedete lì a poppa. In alternativa è possibile utilizzare il classico roll bar. La prua è molto grande, molto spaziosa. Mi piace molto la scelta del cantiere di non occupare tutto il prendisole con la cuscineria perché ci consente di poter passeggiare da un lato e l'altro e arrivare a prua senza dover necessariamente camminare sui cuscini. La tappezzeria è a cellula chiusa ma è molto morbida sotto i piedi perché c'è uno strato di gomma piuma. Pratica anche il doppio schienale che ci consente di rilassare, quindi io, come ben sapete, a me piace stare qui seduti e mi godo la navigazione anche più steso perché posso utilizzarlo sia come poggiaschiena che come poggiatesta. Molto comodo. L'ancora è a vista, quindi noi possiamo monitorare l'ancoraggio in totale autonomia, ma nel caso basta avere una persona a prua, sollevare e controllare sia il vericello che il gavone della catena. Ci spostiamo in cabina, ricordiamo la barca è una Walkaround di 33 piedi, quindi io non mi aspettavo di trovare una cabina così alta e così ampia, ma devo dire la verità, il cantiere ha fatto un ottimo lavoro come allestimento perché sulla sinistra troviamo la cucina, una seconda cucina quindi presente all'interno, frigorifero in basso e ci sono questi due gradini che ci fanno scendere e abbiamo davanti a noi la cabina armatoriale. Cabina armatoriale che è composta da 3 cuscini perché la porzione centrale può essere rimossa per agevolare il passaggio e in basso ci sono anche 2 ulteriori gavoni. La cabina armatoriale ha anche le vetrate laterali che ci danno una bellissima vista mare e aumentano la luminosità in combinazione con il passo d'uomo che troviamo lì. Quindi ottima la soluzione scelta dal cantiere di combinare sia gli oblò piuttosto ampi che il passo d'uomo. Ci sono gli oblò dietro le tendine molto ampi, favoriscono un'ottima reazione e in più abbiamo sul lato di dritta il bagno con porta scorrevole. La porta è oscurata per assicurare una privacy completa all'utente ed è anche in questo caso molto ampio per la sua categoria perché abbiamo una prima zona con lavello e diversi scompartimenti e una seconda zona con WC e doccia.
quindi sono due vani isolati. Noi possiamo chiudere questa zona e poter fare la doccia in totale privacy. Anche qui molto pratico, l'oblò piuttosto grande. La cabina di poppa non ha un'altezza incredibile perché la barca è una walk around, non è una cabin, ma comunque ha un doppio posto letto e una volta che noi siamo stesi la reazione è assicurata dal quinto oblò presente qui sul lato sinistro della murata. E quindi cari amici, questa è la Saver 330 Walk Around, fatemi sapere cosa ne pensate, lasciatemi un commento. Come sempre, se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi alla mia pagina Facebook e al canale YouTube e per tutti i prossimi video ci vediamo sempre sul mio canale.